I'm feeling it. My bones telling me it's right. It's so different. When you take me to the light, it's like a cigarette. Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi vi propongo un progetto per principianti molto facile, una baguette realizzata sia con la lana che con il cordino, entrambi Borgo dei Pazzi. Adesso vediamo nel dettaglio tutto quello che ci servirà per poterla realizzare. Adesso nel dettaglio tutto quello che ci serve per poter realizzare il progetto di oggi. Partiamo dalla lana, io utilizzerò lana N di Borgo dei Pazzi, lavorato insieme al cordino Indalux. Quindi diciamo ho voluto sperimentare e mi è piaciuto parecchio, anche perché non amo lavorare la lana da sola, quindi questo mi è sembrato un ottimo compromesso. Troverete un kit già pronto su gomitoli.com, che è sempre Borgo dei Pazzi, con lo sconto del 30%, ma occhio alle date perché ha un tempo limitato. All'interno trovate un'intera confezione di questa bellissima lana, sono 50 grammi l'uno, quindi in totale 250 grammi, una rocca da 2,50 di Indalux, 60 cm di catena, 2 moschettoni e una calamita. Potete comunque anche creare una diversa combinazione di colori, quindi mi raccomando, è un'occasione imperdibile. L'uncinetto di lavorazione è il numero 5 e possiamo partire subito con la spiegazione. Iniziamo la nostra lavorazione partendo da 51 catenelle che io ho già eseguito, ovviamente lavorando assieme i due filati. Adesso torniamo indietro partendo dalla seconda e iniziamo quindi a creare i punti bassi di ritorno, che saranno un totale di 50, in questo modo. Vedete? Molto carino l'effetto della lana lavorata insieme al cordino, quindi li eseguiamo tutti e ci rivediamo per vedere come iniziare il secondo giro. Primo giro completato, catenella, voltiamo il lavoro e da adesso in poi andremo a lavorare una serie di giri a punto basso in costa, così daremo ancora un po' di movimento. Quindi entriamo solo nella costina esterna, vedete, solo questa, quindi non prendere il punto tutto completo, ma solo questa parte, prendendo entrambi i filati, mi raccomando, e si torna indietro e saranno sempre 50 maglie. Quindi da adesso in poi è veramente molto semplice creare questo pannello. Vedete? Quindi gli diamo un ulteriore movimento a questa deliziosa baguette. Quindi arriviamo a fine giro e vi faccio vedere ancora una volta come iniziare il giro successivo. Completato questo giro facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo con i nostri 50 punti bassi, presi ovviamente sempre in costa e facendo attenzione di prendere entrambi i filati. Quindi adesso andiamo a farne una serie per un totale di circa 22 centimetri, che poi sarà la nostra larghezza. Vedete? Anche perché questo pannello poi quando sarà completo, quindi raggiungiamo i nostri 20-22 centimetri, poi sarò comunque più precisa dopo, verrà ripiegata in questo modo e si andrà a creare la borsa. Quindi completiamo questa parte e ci rivediamo per il passaggio successivo. Ed ecco qui quindi il pannello quasi terminato, manca soltanto il giro di contorno. Intanto io vi dico che ho realizzato 30 maglie, 30 giri, scusate, per un totale di 22 cm e 40 di larghezza, perché poi la borsa sarà eseguita in questo modo. Se la volete un po' più larga dovete effettuare qualche altro giro, o la volete ancora più grande basta fare più catenelle, quindi più punti all'inizio. Adesso quindi dobbiamo creare il contorno appunto basso e ho deciso di eseguirlo solamente con la lana, ma lavorandola in doppio. Quindi che facciamo? Riprendiamolo sempre lo stesso uncinetto e andiamo a creare questo contorno. Quindi io mi aggancio, codina la iniziamo a lavorare, così la cominciamo a fissare.
così lavorato in doppio rimane comunque abbastanza sostenuto anche la rifinitura. Quindi facciamo questo, quindi abbastanza facile. Io adesso vi faccio vedere come seguire l'angolo, quindi arriviamo alla fine. Quindi nell'angolo io cosa faccio? Un punto basso, una catenella e nello stesso punto un altro punto basso, e questo poi lo vado a rifare nei restanti angoli. Io giro e sotto ogni riga io vado a creare un punto basso in questo modo, in modo tale da contornare perfettamente il nostro pannello. Vedete? È molto carino, così mettiamo in risalto anche questa meravigliosa lana. Quindi completiamo, quindi facciamo tutto il contorno, mi raccomando, negli angoli, e ci rivediamo per il passaggio successivo. Ho completato quindi tutto il contorno, vedete quanto è carino, e io ho già realizzato, adesso vi faccio vedere, la borsa poi verrà in questo modo, ho già realizzato il primo laterale, realizzato in lana, quindi con entrambi, con due capi, esattamente come ho creato il bordo. Adesso io vi mostro come andarlo a realizzare. Quindi che cosa facciamo? Prendiamo la lana, quindi due capi, e andiamo a realizzare 6 catenelle. Dopodiché torniamo indietro, quindi sulla seconda, per cui avremo 5 maglie basse, e andiamo a realizzare in totale 13 giri per creare il nostro laterale. Poi alla fine vi darò anche la misura. Quindi questo è davvero, scusate, molto molto semplice. Quindi fatte queste 5 maglie, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e continuiamo con punti bassi normali, quindi non in costa. E in totale realizziamo 13 giri. Dopodiché andiamo a creare il contorno, vedete io qui l'ho già contornato, esattamente come abbiamo fatto quindi il contorno del corpo borsa, e nell'angolo al solito punto basso, catenelle e punto basso. In ogni caso, se avete dei dubbi su questo passaggio o su altri, mandatemi un messaggio, ma soprattutto mi potete cercare su Wayful, che è il nuovo social italiano dove trovare community con le nostre stesse passioni e conoscere anche persone che condividono i nostri stessi interessi. Infatti io ho creato la mia community dove vi invito ogni volta a postarmi i vostri lavori, soprattutto se avete dei dubbi o semplicemente perché volete dei consigli. Io ve lo faccio vedere. Guardate, questa è la grafica, è davvero molto carina, questa è la mia pagina, è anche molto semplice, comunque vi lascio anche il link per scaricarlo gratuitamente, quindi in modo molto veloce e semplice. Poi io vi faccio vedere che la community è chiamata Isola, questa è la mia con lo stesso nome del mio canale YouTube, dove appunto io posto i miei lavori, ma ci sono anche i lavori postati da voi, quindi vi aspetto qui e ci rivediamo per il prossimo passaggio. Fatto anche l'altro laterale, io già uno l'ho cucito, vedete, con Indalux, e adesso vi faccio vedere appunto come ho creato queste cuciture. Quindi io mi metto in questo modo, mi sono già agganciata all'interno, poi nasconderò tutti i fili. Questo è la catenella, quindi da dove devo partire, e partirò anche dalla catenella opposta. Io vado nel punto indietro in questo modo e poi quindi stacco questo filo e praticamente io vado a prendere, quindi inizio la mia cucitura dalle catenelle dell'angolo, una,
e quella di fronte e prendo tutte e 4 le asole, mi raccomando, in questo modo. Tiro per bene, vedete? Poi sempre da questa parte vado a prendere tutte e 4 le asole, quindi tutte e 2 le maglie e tiro per bene e proseguo. Vedete? Un passaggio molto semplice, così la cucitura è molto robusta, decorativa e mettiamo in risalto anche l'Indalux. Quindi completiamo tutta la cucitura come ho fatto l'altro, vedete? E ci rivediamo per mettere la calamita e completare il nostro lavoro. Ed eccola qui questa mini baguette, quindi completamente cucita. Guardate quanto è carina. Adesso dobbiamo procedere a inserire la calamita, quindi che cosa facciamo? Intanto pieghiamo questa parte a metà e praticamente noi ci ritroviamo questo che è il centro. Quindi prendiamo la nostra calamita, la mettiamo in questo modo, prendiamo un ago, io cucio con il filo invisibile, ma volendo potete anche con un filo tono su tono. E che cosa faccio io? Mi posiziono in questo modo e inizio a cucire come se fosse un bottone. Quindi entro diverse volte finché non sento che appunto si è fissata per bene. In questo modo. Ripasso circa 4 volte per ogni foro o comunque finché non vi sentite soddisfatte che sia ben fissato. E poi io ripasso un'altra volta, che già mi sembra che abbia aderito abbastanza bene, e poi ripasso l'ultima volta e poi piano piano mi sposto un po', quindi vado a sbucare da questa parte, controllo che sia messa dritta e ricomincio e faccio la stessa cosa anche da quest'altra parte. Quindi davvero molto semplice. La raddrizzo se è il caso e procedo. Poi io cosa devo fare? Mi posiziono la borsa in questo modo, vedete? E poi mi vado a trovare l'altro punto dove poi andare a mettere l'altra parte. Poi non resterà altro che inserire i moschettoni, li possiamo mettere chiudendo la borsa così al centro, quindi diciamo ci sono diversi modi. Quindi possiamo inserirle in questo modo, quindi prendendo un po' del laterale, oppure andando a chiudere le due parti. Quindi completiamo anche la cucitura della calamita e ci rivediamo a borsa completata. Ed eccola qui la mini baguette completata, è davvero molto carina e soprattutto nell'esecuzione è davvero molto semplice, quindi anche i principianti si possono cimentare tranquillamente. Le misure ottenute sono 25 di larghezza, 14 in altezza e abbiamo raggiunto una profondità di 5 cm. Nel kit trovate 250 g di lana e 250 g di cordino Indalux. Io comunque alla fine di lana ne ho utilizzati 150 e di cordino
circa 200, quindi vi rimarrà comunque qualcosa per poter creare magari una cosa più piccola. Non dimenticate che il kit sarà in sconto col 30% su gomitoli.com nelle date che vedete e potete personalizzare anche qualche altra tinta che magari vi piace maggiormente. Il progetto, ripeto, è adatto alle principianti, ma se avete dei dubbi mandatemi un messaggio, soprattutto aspetto le vostre foto su Wayful, il nuovo social italiano, quindi mi raccomando. E non dimenticate di iscrivervi sul mio canale YouTube. Ci vediamo alla mia prossima creazione. I like it with